Ci sono linguaggi che non hanno bisogno di parole, linguaggi antichi, scolpiti nella pietra, tracciati nel fuoco, sussurrati nei sogni, simboli, essenze pure di significato, capaci di varcare i secoli e le culture, parlando all'inconscio di chi guarda e comprende. Da sempre, i simboli esoterici sono stati il linguaggio privilegiato di chi custodiva un sapere occulto. Dalle logge massoniche alle confraternite alchemiche, dai Rosa Croce ai moderni ordini iniziatici, ogni società segreta ha usato il simbolo non solo per velare il mistero, ma per proteggerlo. Questi segni, tracciati nei templi, nascosti nei dipinti o marchiati nei rituali, sono chiavi. Aprono porte interiori. E solo chi ha l'occhio allenato sa vederle. In questo viaggio nell'ombra e nella luce scopriremo insieme i 10 simboli esoterici più potenti della storia occulta dell'umanità. Simboli che non appartengono a una sola cultura, ma sono codici universali, tramandati da ordini invisibili che agiscono dietro il velo del tempo. Perché comprendere i simboli significa accedere al vero linguaggio del potere. Tra tutti i simboli tramandati dal mondo esoterico, uno svetta per diffusione, potenza e fraintendimenti, il pentagramma. 5 punte che racchiudono l'essenza dell'uomo, dell'universo, dell'equilibrio tra visibile e invisibile. Fin dall'antichità, questo segno è stato molto più di una semplice figura geometrica. È stato una chiave iniziatica, un sigillo magico, un linguaggio sacro. I babilonesi già lo conoscevano. I pitagorici lo veneravano come simbolo della perfezione matematica, legata alla divina proporzione e all'armonia cosmica. Ma è nel pensiero esoterico occidentale che il pentagramma acquista un significato ancor più profondo. Rappresenta i 5 elementi fondamentali, ovvero terra, acqua, fuoco, aria e spirito, quest'ultimo posto alla sommità, a indicare la supremazia della coscienza sulla materia. Il pentagramma dritto, con la punta rivolta verso l'alto, è il segno della realizzazione dell'uomo universale, in perfetto equilibrio tra i piani inferiori e quelli superiori. È l'immagine del microcosmo che riflette il macrocosmo, l'individuo che si riconosce parte del tutto. Ma basta capovolgerlo e tutto cambia. La punta verso il basso inverte il messaggio, lo spirito viene sottomesso alla materia, il principio superiore è rovesciato. Ecco perché il pentagramma invertito è stato adottato nel tempo da correnti oscurantiste, da ambienti di magia cerimoniale deviata e da alcuni culti legati al dominio materiale e all'ego. Tuttavia, la storia del pentagramma non è legata solo alla magia, è anche profondamente connessa alle società segrete, in particolare alla massoneria. Durante il Medioevo, i maestri muratori lo incidevano sulle pietre sacre per proteggere i luoghi sacri e i cantieri delle cattedrali gotiche. Era un segno di equilibrio cosmico e di protezione spirituale. Nella massoneria moderna, il pentagramma evolve nella cosiddetta stella fiammeggiante. All'interno spesso compare una lettera, la G, lettera enigmatica che può significare God, Dio, ma anche geometri, in riferimento alla geometria sacra, e persino gnosi, la conoscenza spirituale. In ogni caso, quella stella che arde al centro del tempio massonico è simbolo di luce interiore, di sapienza, di guida per il vero iniziato. Anche gli ordini di magia cerimoniale rinascimentale facevano ampio uso del pentagramma. Veniva tracciato sul suolo per delimitare il perimetro rituale o disegnato con polveri sacre nei cerchi di evocazione. Per alcuni serviva a contenere le entità, per altri era la porta stessa che conduceva verso dimensioni superiori. Ma come sempre, il potere di un simbolo non sta nella sua forma, sta nell'intenzione di chi lo usa. Il pentagramma non è né buono né malvagio, è un riflesso interiore, un catalizzatore, un codice vivo che amplifica ciò che abita nel cuore dell'uomo. E allora chi usa il pentagramma con saggezza ne coglie l'armonia. Chi lo manipola per il dominio o la manipolazione ne richiama invece l'ombra. Ma in entrambi i casi questo simbolo continua a parlare e chi sa leggere il linguaggio dell'occulto non potrà mai ignorarlo.
Se c'è un simbolo che più di ogni altro incarna l'essenza della massoneria, quello è il compasso e la squadra. Due strumenti apparentemente semplici, da architetti e geometri, che però nascondono una visione spirituale profondissima. Non si tratta solo di costruire cattedrali o misurare pietre, si tratta di edificare l'uomo, di scolpire la propria anima, come si scolpirebbe il marmo. La squadra rappresenta la materia, la stabilità, il mondo retto da leggi fisiche e morali. È la base su cui poggia ogni costruzione, simbolica o reale. Il compasso, invece, rappresenta lo spirito, il principio celeste, la capacità di tracciare cerchi perfetti, di immaginare oltre i confini, di collegarsi all'infinito. Insieme, questi due strumenti incarnano il principio maschile e femminile, la terra e il cielo, il finito e l'infinito. E tra le loro braccia spesso compare ancora una volta la lettera G. Anche qui le interpretazioni si moltiplicano. G come God, come Great Architect of the Universe o come Gnosis, la conoscenza suprema a cui ogni iniziato dovrebbe aspirare. Nel tempio massonico, compasso e squadra non sono solo ornamenti, sono strumenti sacri, rappresentazioni viventi del cammino iniziatico. Vengono impiegati nei rituali, posizionati sugli altari, incisi nei sigilli. In ogni grado dell'iniziazione massonica, il loro significato si trasforma, si approfondisce, si amplifica. Ma l'origine di questo simbolo non si limita alla massoneria moderna. Anche le antiche scuole pitagoriche e i collegia romani usavano strumenti geometrici come chiavi per comprendere l'ordine del cosmo. La geometria non era solo un sapere tecnico, ma una vera e propria via spirituale. Tracciare un cerchio o misurare un angolo diventava un atto sacro, un modo per avvicinarsi al divino. Non a caso, il compasso e la squadra sono tra i pochi simboli visibili anche al profano, impressi su logge, edifici storici, persino su alcune banconote. È un paradosso affascinante, un simbolo esoterico, reso esoterico proprio perché è sotto gli occhi di tutti. Eppure, pochi ne colgono il significato autentico, perché il potere del simbolo, ancora una volta, non è nella sua esposizione pubblica, ma nella sua interpretazione interiore. Chi porta dentro di sé la volontà di costruire se stesso, di perfezionarsi, di dominare il caos attraverso l'ordine, riconosce in compasso e squadra non solo un emblema, ma una missione. Per questo le società iniziatiche li hanno custoditi con cura, nascosti sotto veli di allegoria e silenzio. Perché chi comprende il linguaggio della geometria sacra, comprende anche i principi invisibili su cui si regge l'universo. Tra i simboli più enigmatici e affascinanti dell'intera storia dell'esoterismo, il fiore della vita occupa un posto di assoluto rilievo. Una figura composta da cerchi intrecciati, perfettamente proporzionati, che crea una geometria in grado di suscitare meraviglia e reverenza. Ma dietro la sua apparente bellezza si cela una struttura di potere, un linguaggio arcano che da secoli viene studiato, copiato, manipolato. Il fiore della vita è una forma archetipica, un codice universale. Appare inciso nei templi dell'antico Egitto, disegnato sui manoscritti medievali, scolpito nelle cattedrali gotiche. Secondo molti, contiene al suo interno tutte le proporzioni dell'universo, l'atomo e la galassia, l'essere umano e le stelle. Un simbolo che parla al subconscio, perché ripete la struttura stessa della creazione. I Rosa Croce, nei loro testi e nelle loro immagini cifrate, ne fanno uso come matrice della rigenerazione spirituale. Per loro, ogni cerchio è una fase dell'iniziazione, un velo che si solleva. Al centro si cela l'uno, la scintilla divina da risvegliare. Ma solo chi ha purificato la visione può scorgere la perfezione nel caos apparente. Gli alchimisti lo consideravano una rappresentazione del corpo di luce, la configurazione dell'anima che rinasce dopo il processo di trasmutazione interiore. In questo senso, il fiore della vita non è un simbolo da guardare, ma da vivere.
Chi lo contempla davvero inizia un percorso di dissoluzione e ricostruzione. Chi lo interiorizza modifica la propria struttura energetica. Eppure non tutto è luce, perché anche i simboli più puri possono essere usati come strumenti di controllo. In epoca moderna, il fiore della vita è stato adottato da movimenti New Age, da correnti pseudo-esoteriche e persino da agenzie pubblicitarie. La sua forza visiva è tale da essere sfruttata per veicolare messaggi subliminali, creare connessioni visive inconsce, addomesticare lo sguardo. Alcuni studiosi ritengono che la sua ripetizione costante, soprattutto in contesti digitali e commerciali, stia neutralizzando il suo potere originario e ne stia distorcendo il significato. Anche certe società iniziatiche moderne ne fanno uso in modo ambiguo. Tracciato su pavimenti, disegnato in spazi rituali, riprodotto come mandala meditativo, il fiore della vita viene talvolta impiegato non per condurre l'anima alla liberazione, ma per imbrigliare la mente in schemi fissi, sotto apparenza di armonia. Secondo alcuni studiosi dell'arte esoterica contemporanea, il simbolo è un campo di forza. Funziona a seconda di chi lo attiva, del contesto, dell'intenzione. Se la coscienza è risvegliata, il fiore diventa portale. Se è assopita, diventa gabbia. Non è un caso che molti edifici legati alla simbologia massonica, rosacrociana o ermetica, presentino il fiore della vita in luoghi nascosti, ma carichi di energia, soffitti stellati, vetrate colorate, decori scolpiti in pietra. Il simbolo è lì, ma non deve essere capito, deve essere assorbito. E così, ancora una volta, ci troviamo di fronte a una verità scomoda. Non esiste simbolo innocente. Tutto dipende dalla conoscenza, dalla volontà, dallo sguardo di chi osserva. Il fiore della vita è un codice sacro, ma può anche essere un inganno raffinato. Sta a noi riconoscere la differenza. C'è un simbolo che non ha bisogno di essere disegnato per manifestarsi. Esiste già in ogni conchiglia, in ogni galassia, nella disposizione dei petali di un fiore o nella curva dei nostri stessi corpi. È la spirale aurea, la forma viva del numero d'oro. Eppure, nonostante la sua onnipresenza, pochi ne colgono la natura profondamente iniziatica. La spirale aurea non è solo una figura armonica, è un principio universale. Una legge che governa la crescita, la proporzione, l'espansione. È presente nel DNA, nelle orbite planetarie, nelle correnti del mare e perfino nei templi sacri di ogni cultura. Ovunque ci sia vita, lì vibra la spirale. Gli antichi pitagorici, maestri della matematica sacra, la conoscevano bene. Per loro ogni cosa visibile era il riflesso di un ordine invisibile e la spirale era la forma del divenire, della trasformazione, della connessione tra il centro e l'infinito. Non a caso, gli adepti di queste scuole misteriche tracciavano spirali nei rituali di passaggio, come simbolo dell'anima che evolve, si perde e si ritrova. Nel mondo esoterico, la spirale è il cammino del risveglio progressivo. Non si tratta di un salto improvviso, ma di una curva continua che si avvolge su se stessa portando chi la percorre sempre più vicino al centro. Ma attenzione, il centro non è il punto d'inizio, è l'origine nascosta, quella da cui tutto è partito e verso cui tutto tende a tornare. Molte società segrete hanno fatto della spirale un simbolo cifrato del percorso iniziatico. La si ritrova scolpita o celata nei pavimenti a mosaico delle logge massoniche, nei decori delle colonne templari, persino nei manoscritti alchemici. In queste rappresentazioni la spirale assume un doppio significato. Da un lato rappresenta l'evoluzione spirituale, dall'altro la manipolazione dell'energia. Sì, perché proprio come la spirale conduce al centro, così può anche intrappolare, avvolgere, risucchiare. Alcune correnti magiche hanno utilizzato la spirale nei riti di invocazione per canalizzare forze non sempre luminose. Tracciata in senso orario o antiorario, può aprire o chiudere portali, attrarre o respingere entità, guidare o confondere la coscienza. Non sorprende allora che in certe architetture del potere, palazzi governativi, teatri, musei, chiese, si trovino scale a chiocciola.
colonne avvolte, decori spiraliformi. A prima vista elementi ornamentali, ma per chi conosce il linguaggio dell'occulto, veri e propri conduttori di energia. E proprio qui si cela il lato più oscuro del simbolo, la sua capacità di agire a livello inconscio. La spirale attira, ipnotizza, guida lo sguardo e la mente. Inserita in un contesto simbolico o rituale, può indirizzare le emozioni di chi osserva, anche senza che se ne accorga. Alcuni ne parlano come di una forma vivente, capace di veicolare intenzioni, emozioni, perfino comandi nascosti. Ma non è il simbolo in sé a essere buono o malvagio. Come sempre, è l'intenzione che lo attiva. Per chi cerca l'elevazione, la spirale è scala d'ascesa. Per chi cerca il dominio, la spirale è labirinto. E così, anche la più armoniosa delle forme si rivela ambivalente. Come ogni cosa nel mondo esoterico, ciò che eleva può anche ingannare. Due cerchi, uguali, intrecciati. Al centro, una forma ovale, simile a un occhio, a una mandorla, a un grembo. Questa è la Vesica Piscis, uno dei simboli più antichi e potenti della geometria sacra e uno dei più celati. Il suo nome significa letteralmente vescica del pesce, ma il suo significato va molto oltre l'anatomia o l'acqua. È il punto d'incontro tra due mondi, lo spirituale e il materiale, il maschile e il femminile, la terra e il cielo. Dove due cerchi si intersecano, nasce un terzo spazio, uno spazio sacro, un portale. Le culture antiche lo conoscevano bene. In Egitto era simbolo della dea madre. Nella tradizione cristiana più arcaica, l'aureola di Cristo è una Vesica Piscis. Ma è soprattutto nella geometria esoterica che questo simbolo assume il suo significato più profondo. Atto di creazione, unione cosmica, matrice dell'universo. I costruttori gotici ne fecero il cuore della loro architettura. Cattedrali come quella di Chartres o di Notre Dame non sono semplici edifici religiosi. Sono libri di pietra costruiti secondo i principi della geometria sacra. E la Vesica Piscis compare ovunque. Nelle finestre, nelle vetrate, nei portali. Non per decorazione ma per attivare frequenze. Per creare risonanza tra ciò che è sopra e ciò che è sotto. Ma è nell'eredità dei Templari che la Vesica Piscis diventa qualcosa di ancora più potente. Per questi cavalieri mistici, addestrati tanto alla guerra quanto alla contemplazione, questo simbolo era la chiave dei misteri cristiani più profondi. Simboleggiava l'unione tra umano e divino, il Graal nascosto non come coppa materiale, ma come principio femminile sacro, un grembo spirituale che dà vita alla conoscenza. Non è un caso che molte raffigurazioni templari associno la Vesica Piscis alla figura di Maria Maddalena, vista non come peccatrice ma come iniziata, come portatrice del sangue e del sapere. E se tutto questo fosse solo l'inizio? Perché nei secoli successivi la Vesica Piscis fu sistematicamente oscurata, reinterpretata, rimossa. Alcuni ordini occulti ne fecero un simbolo di passaggio dimensionale, una sorta di portale interiore attraverso il quale l'anima poteva viaggiare tra i mondi. Si racconta che in certi rituali ermetici il simbolo venisse tracciato a terra e al suo interno si ponesse l'iniziato, affinché sperimentasse l'apertura del terzo occhio. Ma anche il potere può corrompere. Alcune correnti deviate utilizzarono la Vesica Piscis per fini molto diversi. Attrarre, confondere, legare l'anima al piano astrale, perché ogni portale può essere aperto, anche da chi non dovrebbe varcarlo. Oggi la si trova nei loghi aziendali, nelle pubblicità, perfino nei design di moda. Ma cosa resta davvero del suo significato sacro? Forse nulla. O forse tutto. Perché il potere dei simboli non muore mai, si nasconde, aspetta, e quando trova occhi pronti si riaccende. Ci sono simboli che evocano pace e armonia, altri che richiamano oscurità e timore. Ma ce ne sono alcuni che contengono entrambe le forze, perfettamente bilanciate. Il sigillo di Salomone è uno di questi. 2 triangoli intrecciati, uno rivolto verso l'alto, l'altro verso il basso. Il maschile e il femminile, il fuoco e l'acqua, il cielo e la terra, lo spirito e la materia. Un'unione sacra, certo, ma anche un atto di dominio.
Secondo le tradizioni cabalistiche, questo simbolo fu dato al re Salomone dagli angeli, inciso su un anello d'oro. Con esso il re di Israele avrebbe avuto il potere di evocare e comandare entità invisibili, spiriti, djinn e demoni, costringendoli a costruire il suo tempio e rivelare i segreti della creazione. Non si trattava di una leggenda per impressionare. Il sigillo di Salomone era, secondo gli iniziati, un vero e proprio strumento magico. Una geometria vivente capace di agire su più piani contemporaneamente: fisico, mentale, spirituale. Nella Kabbalah, la stella a 6 punte è una forma di equilibrio assoluto: 3 punte verso l'alto, verso il divino, 3 verso il basso, verso l'immanente. Al centro, l'anima, l'uomo come punto di sintesi tra gli opposti. Ma questo equilibrio non è solo contemplativo, è attivo, è un potere da gestire o da temere. Con il Rinascimento e la riscoperta della magia cerimoniale, il sigillo di Salomone entrò nei grimori dei grandi maghi dell'epoca. Venne tracciato su pergamene, inciso su metalli, disegnato sul pavimento dei templi ermetici. Non era solo decorazione, era protezione e comando. Si dice che un sigillo perfettamente tracciato, attivato con le giuste parole e posizionato correttamente, possa ancora oggi agire come barriera contro l'invisibile o come chiave per aprirlo. Alcune società segrete, come l'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata, lo utilizzavano nei rituali di invocazione angelica e nel lavoro cabalistico sui Sefirot. Ma ci sono anche racconti inquietanti. Alcuni ordini meno conosciuti, legati a una Kabbalah deviata, ne facevano strumento di coercizione. Il triangolo discendente, invertito, era usato per inchiodare entità a un compito, costringendole a manifestarsi, a rivelare, a servire. In questi casi, il simbolo diventava gabbia. Oggi il sigillo di Salomone è stato quasi banalizzato. Lo si vede su collane, tatuaggi, merchandising esoterico. Ma la sua forma resta potentissima perché incarna una verità eterna. Solo quando gli opposti si uniscono nasce il vero potere. Un potere che può creare, ma anche distruggere. Molti ignorano che la stella a 6 punte è anche al centro di sigilli più complessi, usati nella magia dei salmi, nei rituali di evocazione, nelle mappe stellari delle logge astrologiche. Alcuni simbolisti contemporanei parlano del sigillo come interfaccia tra l'umano e il divino. Ma se la connessione non è pura, il flusso può distorcersi e ciò che doveva essere canale diventa prigione. Così il sigillo di Salomone resta lì, impassibile, perfetto nella sua geometria, ma anche pericolosamente attivo se osservato con occhi ignari. Perché ciò che appare come stella potrebbe in realtà essere una porta. C'è un occhio che non appartiene a nessun volto, un occhio che si apre nel buio, nel silenzio, sopra i templi, sopra i troni, sopra le menti. È l'occhio onniveggente, chiamato anche occhio della provvidenza, o semplicemente l'occhio. Un simbolo antico, universale, archetipo della coscienza divina che tutto vede, che tutto penetra, che nulla dimentica. Lo si ritrova nei papiri egizi, dove l'occhio di Horus era protezione, conoscenza, guarigione. Nelle culture vediche era il terzo occhio di Shiva, capace di vedere oltre l'illusione del mondo materiale. Ma è in epoca moderna, soprattutto all'interno delle logge massoniche, che l'occhio assume un ruolo preciso. Rappresenta la presenza invisibile del grande architetto dell'universo, il principio ordinatore che vigila sulle opere dell'iniziato. All'interno del tempio, l'occhio compare in alto, al centro del triangolo, spesso irradiato da raggi di luce. È il punto da cui la coscienza superiore osserva il mondo, è simbolo di vigilanza interiore, ma anche di autorità morale. L'iniziato che si confronta con l'occhio sa di essere visto non da un Dio esterno, ma da se stesso, in forma superiore. Ma come ogni simbolo sacro, anche l'occhio è stato progressivamente profanato. Nel corso del XIX e XX secolo, la sua immagine è migrata dai templi iniziatici alle banconote, agli edifici istituzionali, ai loghi aziendali. E più lo si mostrava, meno lo si spiegava. L'occhio è diventato simbolo del controllo globale, del potere che osserva tutto, che guida tutto, che manipola tutto.
Un simbolo così potente da alimentare infinite teorie. Chi lo mostra? Chi lo usa? A che scopo? Alcuni parlano di illuminati, di elite occulte che hanno strappato all'iniziazione il simbolo, usandolo per costruire un sistema di sorveglianza mentale, più che spirituale. Altri vedono in esso un richiamo all'intelligenza artificiale, ai meccanismi algoritmici che oggi tracciano, registrano, guidano ogni nostro passo. In entrambi i casi, l'occhio perde la sua funzione originaria di risveglio, per diventare strumento di dominio. Ma il simbolo in sé non mente. Chi lo conosce nel suo significato profondo sa che l'occhio è anche portale interiore. È il terzo occhio, lo sguardo della ghiandola pineale, la capacità di vedere l'invisibile, di penetrare l'inganno. Nei rituali esoterici più avanzati, l'occhio non si contempla, si attiva. Attraverso meditazione, suoni, geometrie, l'iniziato può aprire quello sguardo occulto e vedere il mondo per ciò che è davvero. Ma è pericoloso, perché vedere tutto significa anche non poter più tornare indietro, significa confrontarsi con la verità senza più veli, senza più protezioni. E allora l'occhio, da simbolo rassicurante, si trasforma in giudice silenzioso. Chi lo evoca senza essere pronto rischia di perdersi. Chi lo comprende invece può finalmente diventare ciò che osserva. Ci sono simboli che si osservano, altri che si tracciano, e poi c'è l'albero della vita che non si guarda, si percorre. Composto da 10 sfere collegate da 22 sentieri, l'albero è la spina dorsale dell'universo secondo la Kabbalah, la tradizione mistica ebraica. Ma chi ha varcato i confini del misticismo ha imparato a leggerlo anche come mappa iniziatica, uno schema cosmico che rappresenta la struttura stessa della realtà, della coscienza, dell'essere umano. Ogni sfera è una dimensione, un livello, una qualità divina. Ogni sentiero è un passaggio da compiere, una prova, una trasformazione. Salire l'albero è risalire alla fonte, al principio, alla luce. Scendere è incarnarsi, manifestarsi, portare il divino nella materia. La Kabbalah insegna che tutto ha origine da Keter, la corona, il punto eterno da cui scaturisce la creazione. Da lì la luce discende, si moltiplica, si spezza, fino a raggiungere Malkut, il regno, ovvero la nostra realtà fisica. Ma questa discesa non è una caduta, è una discesa sacra, un atto d'amore cosmico, e l'ascesa, per chi è pronto, è il ritorno. Non è un caso che numerosi ordini esoterici, dalla massoneria alla Golden Dawn, abbiano adottato l'albero come chiave di lettura universale. Ogni scuola ha aggiunto sfumature, astrologia, tarocchi, alchimia, angeli, archetipi. Ogni sentiero diventa un'iniziazione, ogni sfera una tappa del risveglio. Ma l'albero non è solo simbolo di luce, ne esiste un riflesso oscuro, l'albero della Qliphoth o albero della morte. Uno schema rovesciato, specchio distorto del primo. Mentre l'albero della vita porta all'unità, quello delle Qliphoth conduce alla frammentazione, alla perdita dell'anima, alla possessione da parte delle forze oscure e distorte. Alcuni ordini magici deviati, nel corso dei secoli, hanno percorso quest'albero nero, cercando potere attraverso la discesa anziché la sublimazione. Lì ogni sfera è una voragine, ogni sentiero una catena. Ma proprio per questo, l'albero della vita è anche protezione. Chi lo percorre con purezza viene preparato ad affrontare anche l'ombra, perché il vero iniziato deve conoscere entrambi gli alberi e saper scegliere. Ancora oggi, chi studia la Kabbalah sa che l'albero è un sistema vivo, lo si medita, lo si visualizza, lo si integra nel proprio corpo sottile. Ogni passo, ogni sfera, ogni sentiero corrisponde a un aspetto del nostro vissuto. Non si tratta di teoria, si tratta di trasformazione interiore. E chi completa il cammino non è più lo stesso. L'albero della vita è una scala, un tempio, una bussola. È dentro di te, eppure infinitamente oltre. Chi ha il coraggio di salirlo deve prima accettare di perdersi. Perché solo perdendosi nei suoi rami si può davvero rinascere.
Il teschio, nudo, silenzioso, spoglio di ogni maschera, simbolo della morte, del tempo che consuma, del corpo che decade, ma anche, e forse soprattutto, simbolo della verità assoluta. Nelle tradizioni esoteriche più profonde, il teschio non rappresenta la fine, rappresenta l'inizio di un'altra visione. È il momento in cui l'iniziato affronta ciò che gli altri temono e lo guarda negli occhi. È la soglia tra i mondi, il punto in cui l'illusione dell'ego si dissolve e resta solo ciò che è eterno. I cavalieri templari, nei loro rituali più segreti, usavano teschi autentici, non come oggetti macabri, ma come strumenti di contemplazione. Il teschio simboleggiava il tempo, la caducità della materia, ma anche il contenitore della coscienza. Si dice che alcuni di loro conservassero il cranio di un maestro caduto, un caput mortum, come reliquia viva. Era un monito, ma anche una promessa. Tutto passa, ma lo spirito resta. Più tardi, nelle logge massoniche, il teschio compare nell'iniziazione ai gradi più elevati. All'iniziato viene fatto attraversare un percorso simbolico, il cammino tra le ombre, la tomba, il silenzio e nel buio il teschio. È lì che si pone la domanda: se oggi morissi, chi saresti stato? Un confronto spietato con il tempo, con il vuoto, con la verità. Nella Skull and Bones, celebre confraternita segreta statunitense, il teschio è al centro di ogni rituale. Non è solo emblema, è entità, è guardiano, è testimone. Chi varca quella soglia accetta di essere spogliato, ricostruito, inserito in un ordine che ha già visto la morte e ha scelto di restare. Ma c'è di più. In alchimia, il teschio rappresenta l'anigredo, la prima fase della trasmutazione, la decomposizione, l'oscuramento, la messa a morte dell'io. Solo da lì, dal nero assoluto, può nascere l'opera alchemica. Senza teschio non c'è rinascita. Senza accettare la morte, nessuna luce è reale. E allora il simbolo, così respingente, cambia volto. Non è più minaccia, è porta. Per questo alcune correnti esoteriche più oscure ne hanno fatto emblema di potere. Chi porta il teschio sfida le leggi umane, gioca con l'invisibile, brandisce la falce, ma con un ghigno di sfida. Oggi il teschio è stato svuotato, banalizzato, trasformato in moda. Ma sotto le superfici commerciali il suo archetipo vibra ancora. Chi ne contempla il significato originario lo sa. Il teschio è un invito a lasciare andare ciò che è finto, a morire per rinascere. Il sole è vita, calore, illuminazione. Ma cosa accade quando il sole si oscura? Quando la luce si piega e ciò che resta è un simbolo, nero. Il sole nero, o Schwarze Sonne, come lo chiamavano gli esoteristi germanici, è uno dei simboli più enigmatici, potenti e controversi dell'intero mondo occulto. Si presenta come una ruota solare, una mandala di 12 raggi, che evoca tanto l'energia ciclica quanto la distorsione della luce. Non è solo un sole spento, è un sole che irradia ombra. Le sue origini sono incerte. Alcuni lo collegano ai culti runici, ai simboli solari delle popolazioni nordiche pre-cristiane. Altri lo considerano una costruzione moderna, partorita dalle correnti esoteriche del primo Novecento, da ambienti che cercavano di rifondare un'energia primordiale perduta. È certo però che il sole nero venne adottato da gruppi occulti all'interno del regime nazista, in particolare dalla cosiddetta Società di Thule e da ambienti legati alle teorie del potere spirituale ariano, dell'energia Vril, del dominio astrale. Nella sala centrale del castello di Wewelsburg, scelto da Heinrich Himmler come centro spirituale delle SS, fu scolpita una grande raffigurazione del sole nero sul pavimento. Un'ombra sacra, incisa nella pietra. Un simbolo che non serviva a commemorare, ma a canalizzare. Ma che cos'è davvero questo sole? Per alcuni rappresenta l'archetipo della rigenerazione, la morte del vecchio sole e la nascita di uno nuovo, invisibile, interiore.
Per altri è la luce interiore dell'iniziato che ha superato la dissoluzione. Il sole nero non brucia, assorbe, non illumina il mondo esterno, ma rivela quello nascosto, e proprio per questo è pericoloso. Molti ordini contemporanei lo evitano, lo rimuovono, lo censurano. Altri, più segreti, più deviati, lo venerano come simbolo del potere assoluto, del ritorno dell'energia originaria, non più contaminata dalla compassione o dal sacrificio, ma feroce, impersonale, cosmica. Eppure, il sole nero è anche dentro di noi. È ciò che si accende quando tutto il resto si spegne. È la fiamma che sopravvive all'Apocalisse. È il seme nascosto nel buio. Per alcuni è follia, per altri liberazione. In ogni caso, il sole nero non è un simbolo da usare a cuor leggero. È un codice che risponde solo a chi ha camminato lungo tutta la spirale, ha guardato in faccia la morte, ha oltrepassato la soglia e sa tornare indietro. O non torna affatto. Abbiamo attraversato 10 simboli, 10 forme archetipiche, 10 portali sospesi tra la luce e l'ombra, e ognuno di essi, se guardato con occhi puri, non è solo disegno, è messaggio, è prova, è specchio. I simboli esoterici non ci dicono cosa pensare, non impongono verità, ci mettono davanti a una scelta, perché ogni simbolo, alla fine, riflette ciò che siamo. Se cerchiamo il dominio, essi risponderanno con potere. Se cerchiamo il risveglio, ci offriranno un sentiero. Ma attenzione, il simbolo non perdona chi lo osserva con superficialità. Chi lo usa per moda, chi lo ripete senza conoscerne il significato, finisce per esserne dominato, perché il simbolo, come il fuoco, illumina, ma brucia. E allora ti chiedo, quanti di questi simboli hai già visto, magari senza saperlo? Quanti ti osservano dalle vetrate di una chiesa, da un portale scolpito, da un logo moderno? Li vedrai con occhi diversi ora? O continuerai a passare oltre? E infine vogliamo concludere con un pensiero che ci ha toccato nel profondo. Un commento lasciato da Mauro, uno dei nostri spettatori, che ha saputo cogliere l'essenza di questo cammino. Le sue parole dicevano: «La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma per immagini. Pochi la percepiscono e ancora meno la raccolgono». Un eco antico, forse dalle parole di Gesù, custodite nei Vangeli gnostici. Una frase che racchiude il senso profondo di tutto ciò che abbiamo esplorato. I simboli sono il velo, ma anche la rivelazione. A te, Mauro, il nostro più sincero grazie. Questo nostro episodio è anche tuo. Se questo viaggio ti ha ispirato, lascia un commento. Condividi il simbolo che più ti ha colpito, quello che senti vicino o quello che temi di più. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, perché nel buio dell'ignoranza conoscere è il primo atto di libertà.